Buongiorno a tutti. Come ho anticipato in questo video qui sopra, di cui metto il link qui sopra, a causa di un infortunio non posso procedere in questo periodo a fare delle uscite. Quindi vi presenterò delle uscite che ho fatto in passato tramite un racconto fotografico che seguirà questa introduzione, sperando che questo vi possa interessare. In particolare questa volta parlerò della Via Amerina, che è un'antica via romana e che è molto interessante e fornisce molti spunti fotografici in sé, ma anche i dintorni di questa via sono molto belli da esplorare e da fotografare. Per cui non perdiamo ulteriore tempo e procediamo con il racconto di questa uscita. A dopo. L'antica via Amerina è una strada romana che collegava Veio ad Amelia, all'epoca chiamata Ameria. È una strada non principale perché collegava altre strade romane, quindi era una strada di collegamento, ma comunque molto importante per i traffici dell'epoca. L'escursione da me fatta quindi si è svolta lungo questa via che presenta degli spunti molto interessanti che poi vedremo nel corso di questa chiacchierata, ma ha avuto anche una deviazione nel bosco fino ad andare a visitare una delle tante vie cave del Lazio, detta la tagliata Falisca. Per arrivarci non è stato semplicissimo. Inoltre l'area è situata in un'area già archeologicamente importante, in quanto poco più a nord c'è la città di Faleri Novi, che è visitabile ed è un sito archeologico di una certa importanza. Pertanto, per poterla visitare si può arrivare sia da sud che da nord. Io in particolare sono arrivato dalla strada statale 311 nel comune di Fabbrica di Roma, in provincia di Viterbo, nonostante il nome possa far immaginare altre cose. Dopodiché ci si mette in una strada sterrata e si deve parcheggiare la macchina, diciamo così, ai lati di questa strada sterrata e successivamente inizia il percorso e già dai primi metri si può già individuare la strada ciottolata romana. Diversamente si può arrivare nella frazione di Parco Falisco, quindi a nord, che è un'area residenziale, parcheggiare la macchina e poi scendere verso sud in una strada anche lì sterrata, facilmente individuabile, fino all'area un po' più interessante del sito. In ogni caso, parcheggiata la macchina, dopo pochi metri ci si imbatte appunto nella strada ciottolata romana originale e nel primo ponte romano che risulta essere integro. Questo ponte attraversa un ramo del cosiddetto Rio Grande e si mette poi nel bosco, conducendo verso l'area un po' più interessante della zona. Infatti subito dopo c'è un secondo ponte romano, sempre pensato per attraversare un altro ramo di questo Rio Grande, che però in questo caso qui non è più integro, risulta crollato, e però le spalle risultano integre. In particolare in questo punto, quello che mi ha colpito sono questi pezzi di ponte che sono chiaramente rotolati nella scarpata, che indicano invece la parte che è rimasta integra, che ormai è stata inglobata dopo millenni nella natura del bosco in cui è immersa. Mi è piaciuto molto, diciamo così, a parte le linee che conducono, appunto, sono linee molto semplici verso il ponte, però anche la cromaticità, questi muschi, questa marrone sfumato del muro, una foto che mi è molto piaciuta e vediamo com'è venuta.
Poco oltre si attraversa il Rio Grande con un ponte più moderno, ovviamente pedonale, ma anche qui, dopo millenni, ci sono pezzi del ponte originario romano che sono lì a resistere alla forza degli elementi, e anche in questo caso è una foto che mi ha colpito soprattutto per la luce che c'era in quel momento e anche per questo masso che indicava la strada lungo il fiume. Quindi è una foto, ecco, non da concorso ma piacevole. Vediamo com'è venuta. Sempre nella stessa area ci sono altri scorci che potrebbero essere fotograficamente interessanti, anche se non mi hanno particolarmente interessato, però quello che vediamo qui è poi la strada che da questo secondo ponte conduce verso il bosco, e c'è un sentiero poi, diciamo così, sulla sinistra in alto che, seguendolo, conduce verso le vie cave, e quindi subito dopo questo ponte più nuovo ci si può appunto immettere su questo sentiero. Questo sentiero che presenta comunque delle tombe o delle vestigia romane che sono molto interessanti, quantomeno da visitare, che forniscono un contorno di pregio alla passeggiata nel bosco. Addentrandoci un pochettino di più, ci sono anche delle sorgenti romane, degli scorci molto interessanti che dal vivo effettivamente mi avevano colpito un pochettino di più, ma fotograficamente non hanno presentato nessun interesse, fino ad arrivare alle vie cave. Vie cave che sono impressionanti, pensando al fatto che siano state scavate con gli strumenti dell'epoca e a quanto sono alte rispetto al piano della strada. Sono anche, diciamo, un po' intimorenti, se vogliamo dire così, perché comunque sembra di essere in un altro mondo, no? Sembra di essere in un altro continente. Si è costretti in questa via e non c'è via di scampo, tra virgolette, per cui sono tutti pensieri che quando uno si trova lì possono affiorare. In ogni caso, in questo particolare frangente, il punto più interessante risulta essere questo, ossia un pezzo di questa via è evidentemente crollato e la sbarra, anche se comunque si può passare sotto per continuare il cammino. Sembra però di essere veramente in un altro mondo, con queste felci, con queste radici che sono cresciute sulla roccia, con questa edera. È una foto che è molto affascinante e vediamo se il risultato è stato piacevole. Finita questa deviazione nel bosco, si torna verso ovest per rimettersi fondamentalmente sulla via Amerina e per arrivare poi nel punto più interessante del sito. Si attraversano però dei campi che forniscono comunque degli spunti di notevole interesse. In questo caso qui, ad esempio, mi ha colpito questo classico albero isolato che però usufruisce delle linee formate dalle coltivazioni che spingono chi guarda la foto verso l'albero, che era comunque un soggetto già evidente, ma in questa maniera risulta ancora più importante. Vediamo se il risultato è conforme a quanto descritto.
alla fine si arriva nella parte un po' più scenografica dell'escursione. C'è da dire che era uso dell'epoca seppellire, tra virgolette, i morti o comunque creare delle piccole necropoli ai lati delle strade. E in questo caso non fa eccezione. Infatti questa strada romana è costellata di queste nicchie che appunto erano delle sepolture all'epoca. In questo punto questa usanza assume un carattere particolarmente scenografico, particolarmente interessante. Anche in questo caso sembra di stare in un sito archeologico del Sud America e fornisce moltissimi spunti di esplorazione anche di queste cave che sono quasi tutte visitabili, per cui anche chi si vuole fare una passeggiata e immergersi nella storia dell'archeologia e nella storia della romanità, sicuramente questo è un sito molto molto interessante che fornisce tanti spunti e in cui passare una piacevole mezza giornata. Alla fine ho provato a catturare questa sensazione con una foto d'insieme, sperando di essere riuscito a mettere nella foto le emozioni di cui ho appena parlato. Bene, questo video finisce qui, spero che sia stato di vostro gradimento, fatemi sapere se questa formula vi può interessare, per cui se vi è piaciuto questo video mettete un like, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta. A presto!